Ciao a tutti, sono Fabio di Pipi Online. Oggi parleremo come approcciarsi alla prima fumata della pipa. Quindi abbiamo una pipa, l'accendino, il piggino e il nostro tabacco. Allora iniziamo dal tabacco. Una volta preso il tabacco che il nostro tabaccaio ci ha consigliato o noi abbiamo scelto, iniziamo a prendere la quantità di tabacco che decidiamo da inserire nella pipa. La prima pratica è quella di preparare il tabacco. In che senso? Setacciarlo, questo ci porterà ad avere un maggior volume e ci sarà utile nella fumata. Tutto ciò che noi andremo a fare durante la fumata, prima della fumata, ci sarà utile e ci agevolerà nella fumata, e questo farà sì che la nostra fumata sarà migliore. Mentre andremo a preparare il tabacco, in questo caso andiamo proprio a cercare di dividere tutte le parti che sono compattate, o perché il tabacco è troppo umido o perché notiamo che ci sono dei tronchettini. Se abbiamo preso un tabacco con base Kentucky, in quel caso li andiamo a togliere oppure li spezziamo e li utilizzeremo nella nostra pipa. Preparando il tabacco, come stiamo vedendo, andremo a fare tutte queste operazioni. Vedete come già il tabacco, un attimo che noi lo stiamo preparando, sta aumentando di volume. Questa pratica, soprattutto nelle prime fumate, vi conviene farla in maniera un po' più accurata, dopo sarà automatico, capirete qual è il vostro grado di umidità che vi piace del tabacco, quanto debba essere preparato prima o durante la fumata. E adesso passiamo al caricamento della pipa. Ci sono numerose modalità, molte persone caricano in diversi modi, quasi tutti però poi alla fine arrivano a trovare quello che è il loro modo di fumare e di caricare la pipa. Io vi faccio vedere il mio. Allora, una volta preparato il tabacco, per caduta noi lo andiamo a fare entrare nel fornello e poi lo andiamo a far assestare con dei piccoli colpettini. Il tabacco si assesserà in maniera molto facilmente, si assesserà proprio perché l'abbiamo preparato nella fase iniziale. Dopodiché gli do una piccola pressione e poi inserisco dell'altra quantità di tabacco. In questo caso, per la pressione, io qui lo vado solo ad accompagnare all'interno del fornello, utilizzerò il pollice che andrò ad appoggiare sul rim, cioè sul bordo della pipa, e inizierò a pressare. Questo grado di pressione non potrà essere superiore perché il mio pollice è bloccato dal rim e quindi giro. Poi vado a fare un tiro a secco per vedere quanta pressione o quanta aria mi arriva. Se è troppo lasca vado a continuare a pressare, se è troppo serrata, se vedo che l'aria non passa, mi conviene, utilizzando il piggino, svuotare e ricaricare nuovamente. Adesso passiamo all'accensione. Utilizzo un accendino a fiamma dolce, si possono utilizzare anche i fiammiferi. Allora che faremo? Andremo ad accendere la pipa e iniziando a tirare vedremo che il tabacco, soprattutto nella parte superiore, si inizierà ad alzare. Inizierò ad accenderlo e poi inizierò a utilizzare il piggino. Questo strumento vi sarà molto utile durante la fumata, proprio perché ci aiuterà a pareggiare tutto il tabacco e il braciere, cosa utilissima perché durante la fumata spesse volte capita sentire anche molti clienti o molte persone che si approcciano, mi dicono sì, inizio a fumare la pipa, però poi dopo i primi puff che sono caldi, poi il fumo diventa freddo. Non è che diventa freddo, è l'aria che inizia a passare che si insinua tra il braciere e il tabacco sottostante, proprio perché il braciere non è più attiguo in contatto con l'altra parte del tabacco. Quindi il piggino ci aiuterà a compattare sempre di più il braciere e a farlo scendere mano a mano che noi fumeremo. Quindi accendo, e poi inizio a utilizzare il piggino per compattare. E la pipa è partita. Uno dei consigli che vi posso dare: iniziate ad avere sempre
in considerazione il fatto che il braciere debba avere sempre una temperatura molto bassa, quindi non andate a tirare in maniera importante, vi conviene avere un'intensità sempre bassa e una lunga frequenza. Questo vi porterà ad avere una temperatura del braciere bassa, non vi riscalderà la pipa e comunque inizierete ad assaporare maggiormente il tabacco, perché non avendo una temperatura alta, quindi avrete tutte quelle note solitamente amare che possono essere date dall'umidità oppure da una combustione molto accentuata. A metà della vostra fumata potrete andare a togliere la cenere che si è andata a formare, basterà solo girare la pipa, cadrà la cenere, andrete a tirare maggiormente nel vostro bocchino e poi utilizzerete sempre il piggino. Una volta finita la vostra carica di tabacco, pulite la pipa, si passa alla pulizia della pipa, svuotate il tabacco residuo che c'è all'interno della pipa e la fate raffreddare. Una volta raffreddata la pipa passerete alla pulizia, quindi andrete a smontare il bocchino e andrete a utilizzare lo scovolino conico, quindi ha una parte più sottile e una parte più doppia. La parte più sottile la andrete a inserire all'interno del bocchino, farete questa operazione di pulizia, poi nella parte conica, quella più doppia, la andrete a inserire nel cannello e pulirete anche tutto il cannello. Potete anche piegarlo e passarlo all'interno per una pulizia maggiore. Dopodiché io faccio anche questo, pulite anche tutto il fornello, o poi prendete della carta, la passate all'interno e la pipa è pronta per una prossima fumata. All'interno della pipa nel tempo si farà una crosta di carbone che sarà utile per mantenere in salute e per agevolarvi quella che è la vostra fumata. Detto questo vi lascio, vi auguro ottime e buone fumate, restiamo in contatto, per qualsiasi informazione o dubbio potete contattarci telefonicamente oppure sui nostri contatti mail di info@pipionline.it, sulla nostra pagina Facebook o sui contatti Instagram. Un saluto a tutti da Fabio di Pipi Online. Ciao!